Buongiorno a tutti, sono Alessandro Negrini e siamo qui nel nostro giardino di Alessandro Manzoni in Piazza della Scala, dove si trova il nostro locale Voce Aimionadia. Voce è un altro luogo, oltre al nostro luogo in via Montecuccoli, ed è all'interno del Museo Gallerie d'Italia. Aperto nel 2018 con un progetto di Michele De Lucchi, ha come capisaldi proprio tutte le esperienze del luogo di Aimionadia. Questa centralità, questo salotto per i clienti che visitano Milano e anche per i milanesi, non fosse altro che questo giardino all'interno proprio della casa di Alessandro Manzoni, il milanese per eccellenza. Qui abbiamo dato vita a una serie di iniziative, dal gelato alla caffetteria, ai cocktail, a un pranzo molto veloce, perché c'è anche un piccolo bistrò dove si possono mangiare dei piatti veloci, e anche a un ristorante capitanato e guidato dal nostro chef executive Lorenzo Pesci. Abbiamo 2 coperti alla carta, 2 arance a seguire 2 serie di rapa. Abbiamo 2 carpacci a seguire 2 pescati carta. L'idea di cucina del ristorante Voce rispecchia perfettamente i capisaldi del ristorante Il Luogo di Aimionadia. Qualità della materia prima, equilibrio dei sapori ed eleganza. Ed è proprio con questo che Lorenzo costruisce una cucina molto personale che però appartiene esattamente alla filosofia del gruppo. Sei già giù con lo spaghetto per il dottore? Vai giù con lo spaghetto per volte. Oggi però siamo qui per parlare di cucina e il piatto che Lorenzo vi mostrerà è proprio il nostro piatto iconico di Voce, che è lo spaghetto con i gamberi e l'olio extravergine. Piatto semplice all'apparenza, in realtà questo piatto si basa proprio sulla lavorazione, sulla tecnica dell'estrazione, della concentrazione dei sapori di questa salsa che è la bisque, una salsa ormai conosciuta a livello mondiale. In realtà noi la chiamiamo la salsa di gamberi qui al ristorante, perché per noi è una salsa, quasi come una salsa madre, una via di mezzo tra un pomodoro e una salsa di crostacei. Che dire, forse non è neanche più una bisque, è veramente una salsa mediterranea. Ed ora andiamo in cucina dove il nostro chef Lorenzo Pesci vi mostrerà passo dopo passo la costruzione di questo piatto. Oggi prepareremo questa ricetta che ci accompagna dal 2018, da quando abbiamo aperto Voce. Iniziamo con la pulizia del crostaceo, andiamo a togliere la testa facendo attenzione a togliere anche l'intestino, poi andiamo a togliere il carapace. Stiamo usando un gambero rosso oggi perché l'offerta del mercato di questa mattina era il gambero rosso e non il gambero viola. Per uno spaghetto usiamo 3 gamberi o 2 a seconda della grandezza e della pezzatura. Poi li tagliamo a rondelline, spesse circa mezzo centimetro. Questa polpa adesso la andiamo subito a marinare e invece con il carapace andiamo a mettere su una bisca. Per la marinatura del gambero useremo solo ed esclusivamente della maggiorana, che ha un profumo molto intenso e costante, ma poi ci aiuta anche a smorzare il gusto deciso e forte della bisca. Poi mettiamo il sale, poi dell'olio di coratina e li andiamo a mescolare. Adesso terminiamo il piatto mettendo la pellicola sopra i gamberi e riponendoli in frigo per 30-40 minuti in modo da far sì che il gusto della maggiorana si concentri nell'olio e nel gambero. Adesso iniziamo a fare la bisca. Questa non è una classica bisca perché oltre al crostaceo aggiungiamo anche del pesce bianco, delle lische o delle pance che possono essere di rombo, branzino o ombrina. Altrimenti il gusto della bisca sarebbe troppo forte, troppo concentrato e potrebbe dar fastidio. Iniziamo con dell'olio extravergine d'oliva e poi con un fondo di sedano, carota e cipolla. Della maggiorana e del basilico.
Adesso iniziamo a far rosolare le verdure. Più che rosolare, a me piace appassire le verdure a temperatura molto più bassa. La rosolatura tende a colorare e a far caramellizzare le verdure. Noi preferiamo appassirle, così il gusto rimane molto più lieve e si sente molto di più il gusto del gambero, del pomodoro e del pesce bianco. Per far appassire queste verdure all'incirca ci vorranno 5-10 minuti. Capiamo che sono pronte dal fatto che dal momento che le andiamo a schiacciare si spappolano completamente. Quindi una volta appassito possiamo procedere con i carapaci del gambero e il pesce bianco. Cerchiamo di usare tutta la parte di carapace usata in cucina, carapaci di gamberi bianchi, di mazzancolla, di scampi. Mentre giriamo i carapaci con le verdure, andiamo a schiacciare con la punta del cucchiaio in modo che i succhi escano più facilmente dal crostaceo, dal carapace. Quando si amalgama tutto bene, aggiungiamo il pesce bianco e facciamo cuocere anche il pesce. Andiamo ad aggiungere il basilico che lo schiacciamo e lo spezziamo con le mani in modo da far sì che tutto il gusto del basilico esca fuori più facilmente. Poi mettiamo il pomodoro, che anche questo non facciamo appassire, mettiamo il pomodoro crudo perché mettendolo dentro e portando a bollore la bisca rimane un gusto di pomodoro molto più fresco che si combina meglio con il gusto della maggiorana e del basilico. Una volta messo dentro il tutto, mettiamo il ghiaccio in modo da far sì che con l'impatto diretto con il freddo si ha un'estrazione maggiore di gusto. Noi non bagniamo la bisca con una parte alcolica. Perché? Perché l'alcol fondamentalmente serve a togliere il gusto dell'ammoniaca del crostaceo. Però se si ha un buon prodotto fresco, un buon prodotto congelato a bordo, non sviluppa il gusto di ammoniaca e quindi possiamo anche evitare di metterla. Adesso la bisca sta andando, la facciamo bollire per circa 20-30 minuti. Dopo aver fatto cuocere la bisca la possiamo frullare con il mini pinner in modo da spaccare tutti i gusci, in modo da far amalgamare il meglio tutti quanti i gusti. Adesso filtriamo la bisca con l'aiuto di un colino cinese o chinois. Perfetto. E adesso non rimane che portare in riduzione la bisca fino ad avere una bella salsa cremosa. Intanto caliamo lo spaghetto. Una volta ridotta la bisca, il risultato finale è questo qui. Una salsa cremosa e densa nella quale finiremo gli ultimi 3 o 4 minuti di cottura dello spaghetto, in modo da far sì che la pasta si amalgama bene alla salsa e che il gusto sia bello intenso ma allo stesso tempo delicato. Bisogna sempre tenerla mossa la pasta, così da far sì che lo spaghetto non rimanga uno spaghetto tra virgolette scolato, ma che sia uno spaghetto pieno di gusto e pieno di cremosità, ma allo stesso tempo leggermente calloso e avere un gioco anche di consistenze. Ci siamo, è pronto. Adesso non ci rimane che impiattare, andiamo. Abbiamo i nostri gamberi. E terminiamo con una foglia di basilico.
Questo è il nostro spaghetto al gambero. Potete provare a farlo a casa o a venire a mangiarlo direttamente qua da noi. Un grazie speciale a Italia Squisita che ci ha dato la possibilità di poter mostrare uno dei nostri piatti più importanti e più longevi del ristorante Voce ai Mennadi in Piazza della Scala. Grazie mille a voi, buona giornata. Oggi abbiamo parlato di pasta secca, di spaghetti, però la pasta, voi lo sapete, è un mondo, soprattutto la pasta fresca, come racconta in questo libro di Italia Squisita Pasta Fresca, dove anche noi abbiamo una ricetta e abbiamo interpretato il famoso cannellone, che ormai è quasi scomparso o era scomparso da tutti i ristoranti italiani perché si vociferava che nel cannellone si mettessero gli avanzi, questa diceria assoluta. In realtà noi abbiamo riproposto il cannellone, noi lo chiamiamo il cannellone risolto perché abbiamo fatto degli accorgimenti che andatevi a studiare sul libro perché sono straordinari, e che dire, più cannelloni per tutti.